Anche se questa settimana non c'è la MotoGP, oggi ci ritroviamo per parlare delle ultime notizie di queste ore che stanno circolando e anche quelle uscite nell'ultimo GP di Assen, così commentiamo tutto. Però il 65% di voi che guarda i miei video non è ancora iscritto al canale, quindi se vi piacciono questi contenuti, ma anche gli altri che escono sul canale, iscrivetevi e attivate le notifiche, così siete sempre aggiornati e così posso portare sempre più video. Nel prossimo, che uscirà a brevissimo, parleremo del test con le moto 850 fatto a Brno con tutte le considerazioni e un'indiscrezione che non è stata raccontata che vi riporto, poi altro che riguarda la nuova era della MotoGP. C'è il VDV questo fine settimana, il grande ritrovo dei ducatisti con la famosa Race of Champions, dove si sfideranno tutti i piloti, oltretutto nell'anno del centenario di Borgo Panigale. Pecco Bagnaia ha vinto le ultime 2 edizioni di questa gara, ma io sono sicuro che uno come Marc Marquez si risparmierà pensando al proprio mondiale e alle condizioni fisiche, non volendo far cazzate, ma quando i piloti si mettono il casco, soprattutto uno come Marc, entrano in un'altra dimensione e la vena si chiude. Sarà molto interessante anche vedere come si approccerà Nicolo Bullega a questa gara, con l'esperienza acquisita in questi anni e il fatto che sta distruggendo ogni cosa possibile in Superbike e che l'anno prossimo potrà fare il salto in MotoGP. Se voi ci andate fatemelo sapere nei commenti, io non ci sarò perché sono impegnato con i trofei Motestate a Modena, però comunque un giorno se ci sarà l'opportunità mi piacerebbe esserci per vivere questa atmosfera e poi da lunedì partirò per l'America fino a venerdì prossimo. Qualcosa vi ho già spoilerato, ma seguitemi sui miei social per sapere tutto. Stanno uscendo piano piano i segreti di Pulcinella, che sapeva già mezzo mondo chiaramente, però finalmente siamo arrivati a questo momento. Dopo la Ducati e Bagnaia in Aprilia, ecco la Yamaha che ha ufficializzato l'addio di Quartararo e Rins, che saranno sostituiti dalla nuova coppia formata da Jorge Martin e Ai Ogura. I 2 piloti provenienti da Noale guideranno la M1 nell'era delle nuove 850. Molto simpatica anche la modalità con cui è stato fatto l'annuncio dell'annuncio. Ducati, per la scelta dei suoi piloti, aveva messo un video sui social in cui li avrebbero scelti tramite il gioco Indovina chi, e quello di Yamaha avviene in modo uguale tramite un passaggio di testimone con Dalligna che passa il gioco a Paolo Pavesio. Poche ore dopo è arrivata anche la conferma di Gresini, che nel 2027 cambierà completamente volto. La squadra di Nadia Padovani schiererà Joan Mir, campione del mondo MotoGP 2020, e Daniel Olgado, che farà il salto dalla Moto2 alla classe regina. Mir lascia quindi Honda, mentre Olgado ottiene la grande occasione di debuttare in MotoGP dopo una buona crescita mostrata nelle categorie inferiori. Meritata? Secondo me no. Bravo Olgado a salire in MotoGP, nulla da dire, ma chi meritava di salire nella Masterclass dalla Moto2 è un solo pilota, o forse 2 per quello che stiamo iniziando a vedere. Secondo le indiscrezioni, Mir avrà una Ducati ufficiale, ma non è stata comunicata la durata dei loro contratti, ma saranno 2 anni molto probabilmente. Che poi le moto all'inizio della prossima stagione per le prime gare saranno tutte uguali, tutti correranno alle stesse condizioni nelle relative case, poi con il passare delle gare entreranno in gioco i trattamenti, quindi vediamo i piloti che saranno nei team satelliti quali aggiornamenti avranno e quando li avranno. Insomma, con questi annunci il puzzle del mercato continua a riempirsi e a questo punto restano davvero poche caselle da sistemare prima di avere il quadro definitivo della griglia MotoGP 2027, perché tutti, come sappiamo, sono già piazzati e ci sono solo pochissimi dubbi da sciogliere. Sono arrivate altre 3 notizie nelle ultime ore. La prima riguarda il calendario, perché è arrivato il rinnovo ufficiale del Gran Premio della Malesia. Il circuito di Sepang continuerà infatti a ospitare la MotoGP almeno fino al 2031, grazie a un nuovo accordo quinquennale che entrerà in vigore dal 2027. La seconda notizia riguarda Pedro Acosta. Lo spagnolo si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico al polso destro per risolvere una sindrome del tunnel carpale, un problema che lo tormentava ormai da circa un anno e che lo abbiamo visto che ad Assen lo aveva costretto al ritiro per il dolore e l'intorpidimento della mano. KTM si aspetta che possa essere regolarmente al via alle Sachsenring, ma prima dovrà ricevere la solita classica idoneità nella visita medica del giovedì che riceverà. Infine anche Cal Crutchlow continuerà la sua avventura con LCR Honda, almeno per un altro weekend. Il britannico è stato confermato come sostituto di Johan Zarco anche per il Gran Premio del Sachsenring, visto che il francese non può ancora sottoporsi all'intervento chirurgico a causa del rischio di infezione legato al grave infortunio rimediato in Catalogna. E ragazzi, ci sono sempre quelle voci sul fatto che Zarco potrebbe non esserci il prossimo anno per questa problematica dell'infortunio della gamba. Sono solo voci, rumors, però occhio. Per
Crutchlow quindi sarà la quinta presenza consecutiva dopo il ritorno in MotoGP e un'altra occasione per accumulare chilometri con la Honda e anche di divertirsi. Un altro annuncio che arriverà a brevissimo sarà quello di Enea Bastianini in Aprilia Trackhouse. Da quello che è emerso da Sky Sport e MotoGP tempo fa, che avevamo commentato, era tutto fatto per passare nel team satellite di Noale con un contratto di 2 anni. Il 30 giugno è infatti scaduto il termine entro cui KTM avrebbe potuto esercitare l'opzione unilaterale, la clausola per prolungare il suo contratto anche per il 2027. Come da programmi, la casa austriaca non ha attivato questa clausola perché punterà su altro, così come lo farà Bastianini, ed è ufficialmente libero di firmare con un'altra squadra. Tutto era già definito, ma bisognava solamente aspettare che scadesse questa clausola. Per Bastianini si tratta quindi di un nuovo inizio. Dopo un'esperienza complicata con KTM avrà la possibilità di rilanciarsi in un progetto ambizioso proprio nell'anno del cambio regolamentare. Rimanendo in orbita Trackhouse, dobbiamo parlare di Raul Fernandez, perché dal GP di Assen ne sembrava che la sua permanenza in Aprilia fosse clamorosamente in bilico dopo che a Brno era arrivata l'indiscrezione sulla sua conferma per un solo anno, dato il fatto anche che avrebbe disputato il test sulle 8.50 lunedì dopo. Infatti Fernandez e il suo entourage preferirebbero una garanzia maggiore con un accordo biennale ed è proprio su questo punto che le parti starebbero continuando a confrontarsi. Nel weekend di Assen si è sciolto anche questo dilemma. Il suo manager Paco Sanchez aveva dato grandi rassicurazioni, così come Francesco Guidotti, il nuovo team manager di Trackhouse. E Sky Sport MotoGP ha riportato che è stato trovato l'accordo per rinnovare altri 2 anni, forse anche perché si era sparsa la voce di un possibile inserimento serio di KTM e Tech 3 con un contratto di 2 anni offerto allo spagnolo, e quindi loro avrebbero giocato a rialzo e ricatto contro Trackhouse dicendo: qua noi abbiamo 2 anni, quindi fateci 2 anni anche voi perché uno non ci basta. Questa è sempre una voce, quindi non si sa se sia vero perché sappiamo i trascorsi fra KTM e Raul. Quello che è veritiero però è il rinnovo con Trackhouse, che sarà di 2 anni, quindi aspettiamo solo l'annuncio ufficiale. Quei pochissimi dubbi da sciogliere di cui parlavo prima riguardano chi andrà in onda ufficiale al posto di Quartararo, se Moreira o David Alonso, e le selle del team KTM Tech 3. Anche qui sembra abbastanza tutto delineato, ma non ci sono ancora conferme certe. Tech 3 sappiamo che farà la squadra affiancando un pilota esperto a un rookie, e per il posto il pilota esperto il nome che circola con maggiore insistenza adesso è quello di Luca Marini, che abbiamo già raccontato. Mentre per l'esordiente la sfida è tutta interna alla Moto2 nello stesso team, tra l'altro, fra Senna Egius e Manu Gonzalez. Le quotazioni sono sempre verso Senna Egius, in poche parole perché serve il pilota australiano in MotoGP, ha un passaporto molto forte, quindi la scelta è anche abbastanza politica, mentre con Manu Gonzalez la meritocrazia andrebbe a fanculo, e ne parleremo a breve anche di questo in modo più approfondito. Parliamo di alcune dichiarazioni uscite dai piloti recentemente. Quella più calda è quella di Viñales, che ha completamente sparato a zero contro KTM ad Assen dopo aver sputato della roba anche in Repubblica Ceca. Maverick ha accusato KTM di aver gestito male la sua situazione contrattuale, sostenendo di non aver ricevuto comunicazioni chiare sul proprio futuro e di aver saputo dai giornalisti che non avrebbe partecipato al test della nuova 850. Il punto centrale è questo: secondo Viñales, se KTM sapeva già di non voler puntare su di lui per il 2027, avrebbe dovuto rivelarlo prima, permettendogli di cercare altre soluzioni sul mercato. La frase più forte è stata, praticamente: se l'anno prossimo non sarò in MotoGP, la responsabilità sarà solo di KTM. A rendere tutto ancora più teso è arrivata anche la risposta di Gunther Steiner, che ha definito poco intelligente esporsi pubblicamente in quel modo, perché attaccare KTM non aiuta di certo Viñales a migliorare le proprie possibilità di restare in Tech 3. In pratica, da una parte c'è un Maverick che si sente bloccato e poco tutelato, dall'altra c'è il team che non ha gradito per nulla l'uscita pubblica. Quello che penso io è che è chiaro che a Viñales gli girano i coglioni, perché inizio anno era fatta per il suo passaggio in ufficiale dopo i risultati e la velocità dimostrata. Il problema è che la poca velocità delle prime gare, condita dalle complicazioni dell'infortunio dell'anno passato che lo hanno fatto rioperare, hanno rallentato tutto e fatto ripensare KTM. Io penso che la casa austriaca abbia tutte le ragioni per scegliere cosa fare. Secondo me ci sta che abbia voluto prendere tempo e poi decidere di non voler confermare Maverick, perché ormai basta, Viñales è finito e anche lui ha detto che se non trova più un posto in MotoGP smette e si gode la vita. Anche lui aveva quella clausola del 30 giugno, quindi contrattualmente o rimaneva in KTM o si accordava già da prima con altri, solo che lui credo che fosse convinto di rimanere e non ha parlato con altri dopo tutto quello che avrà sentito dire da KTM a inizio stagione, perché inizio anno era fatta, poi le cose sono cambiate e ci è rimasto in mezzo perché tutti gli altri si erano già mossi.
Viñales penso che non abbia più niente da dare, quello che ha fatto ha fatto. Non è poi la prima volta che litiga con le case, ovunque è andato si è sempre lasciato male e io penso che sia giusto che KTM non punti più su di lui ma su altri. Infine chiudiamo con altre parole che sono venute fuori da un ex pilota Ducati e un futuro ex, ovvero Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Alla vigilia di Assen, Bastianini ha commentato il fatto che nel 2027 il team ufficiale della Ducati non avrà alcun pilota italiano, lasciando una riflessione piuttosto forte, ovvero che se Ducati non ha piloti italiani qualcosa non ha funzionato. Successivamente ha spiegato meglio il suo pensiero, precisando che secondo lui il punto di svolta è stato il 2024. Approfondendo che da quel momento Ducati avrebbe cambiato completamente direzione, scegliendo di seguire un progetto diverso rispetto a quello che aveva costruito fino ad allora. Se prima la sua galassia era composta soprattutto da piloti italiani, oggi la filosofia sembra essere cambiata. Enea ha precisato di non conoscere le motivazioni interne della casa di Borgo Panigale, ma ha lasciato intendere che dietro ci sia una strategia ben precisa e che lui stesso aveva percepito da tempo che il corso stava cambiando. Il messaggio è chiaro: secondo Bastianini Ducati ha cambiato filosofia, privilegiando una strategia diversa rispetto al passato. Un po' la stessa linea l'ha mantenuta Pecco Bagnaia, dicendo che in futuro ci sarà un momento ancora più giusto per raccontare meglio come è avvenuta questa separazione. Lui, da come ha detto, ha scelto di andare via dopo quella vittoria in Giappone dello scorso anno, pensando appunto che fosse il momento giusto per considerare altre opzioni per il futuro, e ha sostanzialmente detto quello che diceva Bastianini. Lui ha detto, e aggiungendo che in Ducati sono cambiati i valori, le ambizioni, i punti di vista, dicendo che è andato da chi aveva valori simili ai suoi, ha detto sostanzialmente quello che diceva Bastianini. Quindi qualche stoccatina Ducati viene mandata. E quello che penso io è quello che già dicevamo quando i vertici della Rossa hanno scelto di prendere Marquez, che si sarebbe andati su un'altra linea, che ti poteva giovare sul breve termine, vincendo subito con Marc Marquez, che è successo e potrà ancora succedere per i prossimi 3 anni, ma dall'altro avevamo già ipotizzato che con questa scelta si sarebbero incrinati dei rapporti e uno si è spaccato come l'addio del team Pramac che è andato in Yamaha, perdendo dunque un team. E quindi ci si è spostati dalla filosofia di Ducati di voler far crescere anche molti giovani. Non a caso quelli che lanciano questi messaggi sono coloro che sono cresciuti con Ducati e che hanno fatto la gavetta, come Bastianini, Bagnaia e Martin, che tra questi tre è proprio lo spagnolo ad avercela ancora molto con Ducati sulla scelta di prendere Marquez dopo Bastianini, oppure anche andando ancora più indietro quando Ducati scelse Bastianini invece che Martin, ma lì era giusto far passare Enea perché a risultati ha fatto meglio di Jorge e se lo meritava lui. Dunque sì, la scelta di Marquez ha cambiato le cose in Ducati, che continua comunque nel suo progetto giovani nei team satelliti, perché si è assicurata per prima De Guerre, bel talento che ora sta incontrando purtroppo delle difficoltà fisiche, e ha firmato Olgado, sul quale ho molti dubbi ma vedremo. Poi c'è Pedro Acosta, ma nella squadra ufficiale, che comunque è il simbolo della generazione futura. Quindi sulla bilancia Ducati ha circa il giusto compromesso tra giovani per i prossimi anni e i piloti esperti di adesso. E l'incognita sarà Bullega, che a meno di stravolgimenti va in VR46 e lui è appunto la figura chiave italiana che serve al marchio Ducati, perché il 95% è spagnola. Un italiano anche per immagine serve, quindi Bullega può essere anche favorito da questo. Non sto dicendo che Ducati abbia sbagliato nella scelta di Marquez, perché se io fossi il capo non direi mai di no a un 8 volte campione quando lo era in quel momento. Si sapeva che la scelta avrebbe comportato delle conseguenze, che appunto passi da una filosofia all'altra. Poi con tutti gli sponsor, interessi commerciali della squadra, interessi di diritti televisivi e di politica del campionato per avere il miglior pilota della griglia competitivo, gioca molto il suo peso. Ci sono tutti questi altri fattori dietro le quinte. Sul breve periodo ti gioverà, mentre sul lungo bisognerà vedere chi avrà ragione, potrebbe non essere azzeccata. Aver perso Pramac non è stato il massimo secondo me, però come ho detto, entrambe le scelte di prendere o no Marquez erano più giuste che sbagliate, perché se effettivamente Marquez fosse andato via da Ducati e fosse salito su un Aprilia o KTM, sarebbe stato sicuramente veloce, con una Aprilia anche non al top tipo quella della prima metà dell'anno scorso era nei top per giocarsela, figuriamoci con la moto di adesso, mentre con KTM sarebbe stato sicuramente veloce ma con qualche difficoltà in più. Per questo dico che entrambe le scelte erano più giuste che sbagliate. Ducati secondo me avrebbe vinto comunque. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi. Anche se sarò in America la prossima settimana, non preoccupatevi che al posto del pregare del Sachsenring arriveranno comunque 2 video prima dell'inizio del weekend. Quindi iscrivetevi se il video vi è piaciuto e attivate le notifiche, così ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!